Credo che quello che sto facendo ora sia qualcosa che ho già fatto in passato. È come rinascere e rifarlo tutto da capo. Ci sono dei cittadini, dei credenti che stanno donando del cibo ai monaci. Siamo venuti qui per rinunciare alla vita mondana e non avere più a che fare con le cose terrene. L'aspetto fisico, la bellezza, l'avvenenza, qui lasciamo andare tutto. Mi chiamo Giuseppe e ho una missione: esplorare gli angoli più remoti del pianeta per incontrare custodi di segreti antichi, donne e uomini con storie straordinarie e vite capaci di ispirarci e farci vedere il mondo con occhi diversi. E a ognuno di loro porrò la domanda più importante di tutte: che cos'è per te la felicità? Una domanda così potente da svelare l'essenza più profonda dell'umanità. Benvenuti nel progetto Happiness. Poco prima dell'alba, quando il resto del mondo dorme ancora, c'è un momento sospeso che appartiene solo a loro, ai monaci buddisti della città sacra, Luang Prabang. Un esercito di piedi scalzi, vesti color zafferano, ciotole vuote e sguardi bassi. Ogni mattina da secoli percorrono le stesse strade, senza chiedere nulla ma ricevono tutto. E in questo gesto c'è molto più di un'elemosina. C'è il coraggio di spogliarsi del superfluo e la forza di accettare ciò che arriva. Si dice che grazie a queste pratiche custodiscano un segreto che il mondo moderno ha dimenticato: come essere felici con poco. Ed è per questo che oggi sono qui, per osservare, per ascoltare e per cercare di capire con occhi nuovi cosa significhi davvero la felicità per chi ha deciso di rinunciare a tutto tranne all'essenziale. Perché forse tra questi silenzi antichi e questi sguardi bassi si nasconde una risposta che ho bisogno di trovare. È una mattina molto speciale per me perché stiamo seguendo questo gruppo di monaci durante la loro quotidiana questua, ovvero il rituale dell'elemosina che praticano ogni mattina. Come vedete ci sono dei cittadini, dei credenti che stanno donando del cibo ai monaci che lo ricevono, perché accettano ciò che arriva senza desiderarlo, senza respingerlo. E questa è già parte della loro pratica mattutina, ovvero non desiderare nulla. I monaci non devono scegliere, non scelgono e prendono tutto così com'è, perché accettare ciò che arriva senza desiderarlo e senza respingerlo è già parte della pratica. In Laos infatti non è solo religione, è qualcosa di più profondo, è un modo per dire grazie alla vita in qualche modo, e per sentirsi anche solo per un istante parte di qualcosa di più grande. Noi stiamo cercando di seguirli silenziosamente, però in realtà l'ambiente non è così silenzioso perché è pieno di turisti che sono entusiasti di vederli, fanno foto, fanno video, li chiamano, e questo potrebbe sembrare controintuitivo rispetto alla visione generale che potremmo avere spesso dei monaci buddisti che si immaginano in un luogo isolato sulle montagne, mentre loro restano qui nella città, tra le persone, tra i rumori, tra le distrazioni, e questo è il primo allenamento per la mente. È una meditazione camminando, non fuggono dal mondo ma restano, resistono. E questi monaci dicono sempre che meditare nel silenzio è facile, ma farlo nel movimento, nel rumore, ecco, quello è molto più difficile della prima pratica della loro giornata.
Abbiamo seguito questo gruppo di monaci nel tempio. Abbiamo la fortuna di poterli ammirare in questa seconda fase della loro giornata, perché dopo il rituale dell'elemosina loro mangeranno proprio ciò che gli è stato donato, niente di più, niente di meno, proprio quel riso che è stato dato a tutti i credenti in strada. Ed è un momento molto importante per loro perché viene fatto con il nobile silenzio con cui stavano camminando prima. È come se fossero sempre in costante meditazione anche mentre mangiano. In mezzo a tanti volti timidi c'è un giovane monaco che si avvicina a noi con un sorriso sincero. Dice di aver imparato l'inglese per scoprire il mondo attraverso le persone che incontra. E proprio con le sue parole ci apre una piccola porta sul buddismo e sulla vita dentro il monastero. Qual è il tuo ruolo qui nel tempio? Il mio ruolo è quello di prendermi cura e avere la responsabilità dei giovani novizi, guidandoli negli insegnamenti del Buddha. Sì, all'interno del tempio. Da quanto tempo stai studiando nel tempio? Da 17 anni. Non tanto. Tanto tempo? Sì, è abbastanza. Ma sembra che il tempo voli molto veloce. Non sembra così tanto. 17 anni. Credo che quello che sto facendo ora sia qualcosa che ho già fatto in passato. È come rinascere e rifarlo tutto da capo. Quindi tu pensi che eri già un monaco nella vita precedente? Crediamo questo. E crediamo in questo. Perché arrivare a questa posizione come monaco è molto difficile. E non tutti l'hanno fatto. E non tutti lo vorrebbero fare. Perché richiede moltissime responsabilità e seguire tantissime regole. Quindi significa che non tutti i bambini qui diventano monaci. Restano novizi e poi tornano alla vita normale. Sì, alcuni lo diventano per 10, 7, 4 o 5 anni, dipende. E poi possono tornare dalla loro famiglia. Sì. Ma possono continuare a praticare, possono ancora credere, possono ancora seguire e possono continuare a praticare il buddismo. Già. Ad esempio, pulire. Perché devono pulire? Stai pulendo le cose negative, stai pulendo l'egoismo, la pigrizia, stai eliminando tutto ciò che è negativo dentro e fuori dal tuo corpo, via, lontano da te. Tre ciocche di capelli, 2 denti. L'ho scritto io. Dovresti usare l'oro per dipingere intorno ai bordi. Stiamo incontrando tantissimi bambini nei templi che in realtà sono dei monaci novizi. E non è una casualità, il Laos è tradizione. Ogni maschio deve passare un periodo della sua vita all'interno di un monastero per studiare gli insegnamenti del Buddha. Alcuni ci restano per pochi mesi, mentre altri per anni o per tutta la vita. Ed è un modo per ricevere educazione, per imparare il rispetto, la disciplina, ma anche per trovare rifugio se si nasce in una famiglia meno agiata, povera, come succede molto spesso qui. In realtà per loro è un'opportunità, una grande opportunità per crescere e capire con consapevolezza chi voler diventare dopo la vita monastica. E sicuramente avrete notato che ogni monaco è rasato, non soltanto la testa ma anche le sopracciglia. Perché questo? Per lasciare andare l'ego, per ricordarsi che nulla è permanente, che la bellezza passa, che anche l'apparenza cambia. È un po' come dire: io non sono quello che mostro, non sono i miei capelli, non sono la mia immagine. E ogni volta che il rasoio passa qualcosa si alleggerisce per loro, qualcosa viene lasciato andare per far restare solo ciò che conta davvero. E ovviamente anche la tunica non è casuale. Il colore arancione rappresenta il fuoco, ovvero il fuoco che brucia, il fuoco che brucia i desideri, il fuoco che trasforma, che lascia andare. Per loro è un richiamo costante, perché ogni volta che indossano questa veste ricordano a se stessi: io sono qui per lasciare andare, per semplificare, per non attaccarmi. Ovviamente non basta indossare una veste arancione o radersi la testa per diventare davvero monaco. Anche se sono giovanissimi devono seguire 10 regole precise: non uccidere, non rubare,
non avere rapporti sessuali, non mentire, non assumere intossicanti, non mangiare dopo mezzogiorno, non cantare, ballare o assistere a spettacoli, non usare cosmetici o profumi e non sedersi su letti alti o lussuosi e infine non maneggiare oro o denaro. I bambini ci fanno capire che alcune più di altre sono difficili da seguire. Il primo precetto, cioè astenersi dall'uccidere esseri viventi, è quello che trovo più difficile da rispettare. Ogni giorno ci spostiamo e durante questi tragitti ci sono formiche, piccoli insetti che, insomma, non vediamo. Il che può portare a uccisioni non intenzionali. Per me, tra i 10 precetti, il più difficile da osservare è il sesto, che proibisce di mangiare dopo mezzogiorno. Ad esempio, alla sera, quando noi abbiamo fame e non riusciamo a resistere alla tentazione di mangiare. I novizi che sentono di voler dedicare tutta la loro vita alla ricerca spirituale fanno un passo in più. Diventano bhikkhu, monaci a tutti gli effetti. Ma questo passaggio aggiunge qualche regola in più da seguire. 227 per l'esattezza. Regole che abbracciano ogni aspetto della vita. E tra queste ce n'è una in particolare che mi incuriosisce. Perché i monaci non possono toccare le donne o gli uomini? Perché ordinarsi monaco significa avere rinunciato alla vita mondana. Ordinarsi monaco significa osservare tutti i 227 precetti. Significa avere completamente rinunciato alla vita terrena. E non possiamo avere relazioni sentimentali come una coppia, tranne l'amore che nasce dalla benevolenza. La benevolenza significa avere pensieri positivi e auguri gentili per tutti, indipendentemente dal genere. Ma non si può avere amore romantico come una coppia. Qual è la lezione più grande che hai imparato dentro il monastero? Non attaccarsi a nulla, nemmeno alle cose che usiamo e nemmeno al cibo che mangiamo. E anche l'aspetto fisico, la bellezza, l'avvenenza. Lasciamo andare via tutto. Saremmo più felici se lo lasciamo andare. Quando eravamo laici soffrivamo molto perché avevamo tanti desideri. Abbiamo troppi desideri. Vediamo qualcosa e la vogliamo, vediamo un'altra cosa e la vogliamo. Più vediamo che gli altri hanno, più vogliamo anche noi. Più desideri abbiamo, più la nostra mente soffre. E per questo diventare monaco porta a grande felicità perché abbiamo lasciato andare. I templi di Luang Prabang sembrano usciti da un sogno. Le pareti sono coperte d'oro, intarsiate a mano e dipinte con scene sacre che raccontano la vita del Buddha e la ricerca dell'illuminazione. Un luogo davvero speciale, dove il mondo esterno si dissolve e dove il caos, il rumore e le distrazioni della vita quotidiana vengono lasciate fuori. In un luogo come questo impari a rallentare, ad essere un po' più presente e tutto sembra quasi più semplice, un po' come dovrebbe essere la sicurezza online. E nel caos del mondo online NordVPN è un po' come un tempio, silenzioso, protetto e affidabile. Cripta i tuoi dati, nasconde la tua posizione e ti difende da hacker, virus, pubblicità invasive e siti fraudolenti. Con la funzione Threat Protection blocchi ogni interferenza e navighi in modo sicuro ovunque ti trovi, anche connesso a wifi pubblici. E in più puoi proteggere fino a 10 dispositivi con un solo abbonamento. Così anche la tua famiglia è al sicuro. Perché in fondo la vera libertà nasce dalla serenità. Clicca sul link in descrizione o scansiona il QR code per ottenere 4 mesi extra di regalo e 30 giorni soddisfatti o rimborsati. Porta un po' di pace con te anche online con NordVPN. Vivo in questo tempio da 7 anni. È un luogo di pratica del Dhamma che porta pace alla mente.
senza distrazioni. Mi sento molto in pace, libero dai problemi del mondo e da qualsiasi legame esterno. Siamo venuti qui per rinunciare alla vita mondana e non avere più a che fare con le cose terrene. Perché nella vita mondana ci sono tante preoccupazioni e tanti problemi. Bisogna lavorare per mantenere la famiglia, la moglie e i figli. Ci si preoccupa per il mondo esterno, ti preoccupi per la tua famiglia. Una volta scelto questo cammino spirituale, devi lasciare andare i legami mondani per trovare la pace interiore. Non avrai moglie né figli, perché rinuncerai a tutto e taglierai ogni legame terreno. Che ti piaccia questo percorso o no, dipende dalla nostra mente. Il desiderio di ordinarsi viene dal merito che cade dal cielo. Non possiamo deciderlo noi. Ognuno di questi monaci è qui per motivi diversi, con storie o bisogni unici, ma alla fine cercano tutti la stessa cosa: liberarsi da ciò che agita la mente, perché solo così, dicono, si può trovare davvero la pace interiore. Ogni sera i monaci novizi concludono la giornata con il canto del mantra e la meditazione silenziosa. Mi hanno invitato a unirmi a loro, a sedermi in questo momento così speciale dove le parole si trasformano in preghiera e il silenzio diventa un maestro. Un tempo lento, sacro, dove ognuno cerca di fare pace con la propria mente. Prima di salutarci, Obi mi affida un dono davvero speciale, un pensiero da portare con me, un seme da coltivare nel tempo. Secondo gli insegnamenti buddisti, credo che per noi monaci tutto sia impermanente. Quindi crediamo nell'impermanenza. Questo significa che tutto cambia continuamente. Ciò significa che non ci attacchiamo, non restiamo aggrappati a una cosa sola, perché quando restiamo bloccati su qualcosa, in quel momento stiamo creando attaccamento. Quando creiamo attaccamento, questo sembra attaccarsi al nostro sangue, alla nostra mente, alle nostre emozioni. Quando si attacca alle nostre emozioni, ovunque andiamo sulla terra, anche il giorno in cui moriremo e lasceremo la terra, non resteremo qui per sempre. Ma questo lo sappiamo con certezza. Quello che non sappiamo è quando e come. Giusto? E allora, se non sappiamo quando e come, significa che ogni minuto, ogni momento, ogni giorno, ogni mese, ogni anno, noi potremo lasciare questa terra. Questo significa che dovremmo usare la nostra vita senza esagerare con la felicità o con la tristezza. Perché la tristezza arriva, ma non può restare per sempre. Poi arriva la felicità, ma nemmeno quella può restare per sempre. Magari resta a lungo, questo sì, ma non per sempre. Noi crediamo che la felicità sia sapere come lasciare andare ciò che non possiamo cambiare. UPK, lasciare andare ciò che non possiamo cambiare. Se non lasci andare, soffri. Per colpa di chi? Per colpa tua, sei tu che l'hai creata. E tu ne soffri. Essere felici vuol dire essere se stessi, essere se stessi vuol dire essere amati, perché nessuno al mondo può fare un lavoro migliore dell'essere te stesso. Le parole di Obi erano forse quello che stavo cercando, anche se non lo sapevo. Da anni rincorro la felicità come fosse una meta da raggiungere, qualcosa da conquistare. I monaci però la felicità non la inseguono, la coltivano e lo fanno lasciando andare le aspettative, i desideri, perfino l'idea stessa di controllo. In questi giorni ho imparato che non serve riempire ogni minuto per sentirsi vivi. A volte basta svuotarlo. E anche se non sono ancora pronto a vivere come loro, posso portare via con me un frammento di quel silenzio, di quella gentilezza e di quella pace che non urla, ma resta un po' di più, proprio lì, dentro te stesso.